Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, buongiorno qui dalla radio, 4 ottobre 2024, venerdì, quindi ultimo giorno della settimana, ma poi ovviamente ci ritroveremo nel weekend per vivere Fiorentina-Milan di domenica sera. Saluto Enrico Boiani, ciao Henry. Ciao, buongiorno a tutti e ben ritrovati. Mattino Milan particolare, l'avrete visto anche magari dalla copertina, dove parliamo un po' poco di calcio giocato, ne torneremo a parlare ovviamente nel corso della giornata, soprattutto durante il talk in preparazione alla gara con le probabili formazioni eccetera, visto che insomma ieri ha giocato la nostra sfidante di domenica, la Fiorentina, che ha vinto 2-0, ma insomma oggi parliamo di altro, Henry. Parliamo soprattutto di un articolo e di quello che c'è nell'articolo, perché insomma non è un articolo di opinione, è un articolo di notizia. Ci sono nomi, cognomi, cifre e quindi vale la pena approfondire la questione per raccontarvela un po' e per parlarne insieme, visti gli ultimi aggiornamenti, perché in realtà è una questione che è in ballo da almeno un bel po' di mesi e quindi a vari momenti, ecco, a vario titolo. Andiamo secondo su Repubblica, che è il quotidiano che l'ha pubblicata, a firma di Enrico Currò. Cardinale cerca soci, vende il 22% del Milan, lo stadio è il vero affare. Allora, uno magari potrà anche dire, sì, va bene, la solita voce, è il solito pezzo dove si dice tutto e non si dice niente. E invece no, perché in questo momento, adesso lo andiamo a sfogliare in qualche piccolo passaggio, no, ovviamente ne riporteremo alcuni pezzettini e poi se volete vedervi l'articolo dovete ovviamente andare su Repubblica, però vi riportiamo per dovere 2 o 3 passaggi che sono forse i più rappresentativi. Partiamo da chi ha in mano il dossier, perché Redboard avrebbe dato in mano a una finanziaria di Arlington, Virginia, il compito di promuovere il Milan e di cercare soci per il 22% del Milan. Leggiamo. La formula testuale è riportata nel documento in cui Washington Harbour, società di investimenti e consulenza finanziaria, prospetta per conto di Redboard a potenziali investitori l'acquisto di una quota azionaria pari al 22% del capitale che 25 mesi fa Cardinale avrebbe raccolto e investito nel Milan. E quindi abbiamo, diciamo così, il nome e il cognome di chi si sta adoperando per cercare i soci. Sì, di chi sta lavorando a questa cosa, ecco, Mh. di chi sta lavorando a questo, come vogliamo chiamarlo, progetto, Sì. a questa ricerca, ecco, chiamiamola un po' come ci pare, però, sono loro che stanno lavorando proprio direttamente a questa cosa, ecco. Cioè, come se Cardinale si fosse affidato per tradurre per chi magari No, è è meno. così, cioè nel senso si Sì, è sì, no, per affidato a tradurre in parole più spicce a chi fosse meno, diciamo, abituato a questi termini, a queste cose, ecco. e quindi questa società starebbe cercando, da un po' di tempo tra l'altro, i possibili soci per parti del Milan, del 22%. Andiamo a vedere, seconda parte, ovviamente perché qualcuno dovrebbe investire nel Milan. L'affare principale è lo stadio. L'elemento chiave è il futuro stadio di proprietà, i cui ricavi ipotizzati sono di ben 211 milioni l'anno. 1 miliardo la spesa, finanziata in parte con 900 milioni di debito, per un impianto da oltre 70.000 posti, di cui oltre 13.000 premium, club, lodge e skybox, per il quartiere generale del club, lo store, il museo, l'hotel, l'area ristoranti, bar, la vendita al dettaglio, eccetera, eccetera. Anche qui cose che, tra virgolette, sappiamo, perché più o meno a vario titolo vi abbiamo anche raccontato noi, soprattutto per lo stadio, il resto del pezzo no. Però viene ancora una volta ribadito che lo stadio è l'affare principale. È un affare che avrebbe un indotto tale da poter garantire a chi esce dall'investimento anche un certo ritorno, quindi è il volano che invoglierebbe l'investimento, non tanto, diciamo così, i risultati sportivi, non tanto la crescita dei ricavi, ma la crescita dei ricavi passerebbe dallo stadio. Ma ce lo siamo detti quante volte, Henry?
Una Quindi marea, quante volte anche io dopo varie sconfitte, dopo vari momenti anche un po' così tra mercato, movimenti in dirigenza, eccetera, quante volte abbiamo chiuso trasmissioni dicendo: "Attacchiamoci allo stadio", no, ma perché lo sappiamo, cioè è il motore di tutto e forse ti dirò, potrebbe anche essere il motivo che ha invogliato Cardinale ai tempi a comprare il Milan, cioè il fatto mh. di poterci poi guadagnare o comunque, investire facendo lo stadio, no, l'esperienza in quel settore lì, e sottolineo con 3 penne di colori diversi, in quel settore lì, ne ha e quindi probabilmente è partito tutto da lì e continua tutto su quel fulcro. Però per la prima volta, diciamo così, abbiamo dei numeri, delle cifre chiare, sia a livello di spesa, sia a livello di possibili introiti, che sono presenti in questo documento redatto appunto da Washington Harbour. Andiamo avanti. Come si fa a garantire, diciamo così, l'investimento a possibili soci per invece quella che è l'altra parte, cioè la parte sportiva? Qual è il minimo garantito? Bisogna che, insomma, arrivare nei prossimi anni minimo terzo posto, quarto, insomma, probabilmente cambia poco credo a livello finanziario, insomma, basta andare in Champions League, e un cammino ordinario in Champions, non oltre i play-off quest'anno, gli ottavi di finale Beh, l'anno prossimo. questo non mi è troppo chiaro, cioè non oltre cosa vuol dire? Che devi tassativamente No, fermarti, cioè diciamo così, il minimo no, non è che devi perlomeno i fare playoff, ecco, forse perlomeno era i playoff, esatto. Cioè, il minimo per garantire che l'investimento, per quanto riguarda appunto i ricavi sportivi, eccetera, possa essere garantito e per mantenere la società a un livello tale che possano arrivare poi i ricavi che, insomma, fai la Champions League, arriva lo sponsor, fai quello, arriva quell'altro, ci sono gli introiti perché passi il turno, perché l'anno prossimo sei di nuovo in Champions League e se arrivi terzo o quarto, eccetera, eccetera. Insomma, il minimo è rimanere in campionato nei primi posti, e quello lo sappiamo, e fare gli ottavi di finale nel 25-26 e 26-27. che già è un passettino leggermente più avanti. In tutto questo Ti c'è ricordi della freddezza. l'assumption Cosa? ti ricordi l'assumption dette da Maldini un po' di tempo fa? Sì, sì, Ritornano le assumption minime. sì, sì, ma c'è chi prese quelle parole come una sparata di Maldini, poi le cose a una certa vengon fuori, cioè non fortunatamente prima o poi la i nodi vengono al pettine, ti direi. C'è un po' di freddezza in tutto cioè nel leggere questo, cioè è la verità però è un po' triste, no, capisco che siano obiettivi minimi, e che non siano, magari ambizioni massime. C'è un po' di freddezza, ecco. Beh, questo è un ragionamento che da parte di una società ci può anche stare, cioè per Sì, mantenermi devo fare il risultato minimo. Ora nel dossier non c'è però forse perché all'investitore può non interessare, però non si parla di nient'altro. Ehm, Poi noi dobbiamo traslarlo al campo e da quello che vediamo sul campo, insomma, le scelte che vengono fatte di spese e di obiettivi poi per migliorare la squadra vanno più nella direzione di potermi garantire il minimo sindacabile per mantenere alta la squadra, piuttosto che fare un passetto in più e provare a vincere. Ma questo ce lo dice il campo, ce lo dice la scelta dell'allenatore, ce lo dice la scelta del 9 dopo Giroud, ce lo dice la scelta del vice di Tizio piuttosto che di Caio, insomma. Ce lo dice il mercato, ce lo dice il campo, ecco, quello non va ovviamente in un dossier per un investitore. Chiudiamo con una tabella ad hoc. Introduce i MIP, l'acronimo di Management Incentive Plans, gli incentivi ai manager. Quelli citati nel dossier fissano in 569 milioni il compenso per l'attuale dirigenza del Milan nel miglior scenario possibile di sviluppo e in 358 il bonus nello scenario base. L'ipotesi invece più pessimistica non prevede guadagni supplementari per i dirigenti.
Anche questa è una cosa abbastanza classica, cioè se un dirigente fa molto bene, io mi ricordo, ci fu anche per Gazidis, anni Sì, fa, questo, però insomma, queste sono cifre, insomma, che sono riportate appunto nel documento di una dozzina di pagine di Washington Harbour, che appunto gira in cerca di investitori. che dobbiamo dire Simo, Boh, in parte speriamo. s So eh? speriamo. Se fa il bene del Milan questo, speriamo. Sì, speriamo. La questione stadio è chiave, lo abbiamo già detto, Eh sì. e continuiamo a battere su questo punto, motivo per cui, continuo ad augurarmi imperterrito che le cose si risolvano il prima possibile, che si prenda una strada unica, si vada decisi e, tra virgolette, "si metta in moto la prima ruspa che faccia partire i lavori". Per il resto, ripeto quello che ho detto prima, io capisco che ci siano, cioè non è che lo devo capire io, cioè ci sono questioni economiche abnormi dietro a una società di calcio e dietro a una società di calcio come il Milan. Questioni abnormi che appunto sono evidenziate in questo pezzo. È un po' triste per chi vive il calcio diversamente, ti direi. Cioè chi Ah, no, son no, 2 ma pianeti perché diversi, beh. proprio fai i conti veri, cioè i conti centesimo per centesimo con la realtà, e quindi si parla di obiettivi minimi, le scelte fatte vanno incontro a questi obiettivi minimi da massimo risultato o minimo sforzo, e con massimo risultato non intendo obiettivo massimo, ma obiettivo minimo. E quindi è un pochino così, non saprei neanche che dirti, cioè se non speriamo che questi investitori, se fanno il bene del Milan e se portano il Milan a alzare l'asticella magari di questi obiettivi minimi, se arrivano ben vengano, e niente. Per il resto sono anche cose che ci siamo già detti più e più volte. Mh. La natura di questa proprietà la conosciamo, ma l'abbiamo scoperta anni e anni fa, e continuiamo a saperla, quindi, è così. Va bene, siamo di fronte alla nuova puntata della ricerca soci, come era stato anche di questo periodo più o meno l'anno scorso, come è stata nell'inverno scorso, come purtroppo non è andata bene nella primavera scorsa. E va bene, ci ritroviamo per le prossime puntate, caro Harry. Noi torneremo al campo nelle Noi altre stimo appuntamenti. Cardinale cerca soci, noi cerchiamo like a questo video, quindi anche se non abbiamo Eh, parlato di campo, arriviamo almeno a 1000, 1500 mi piace. Iscrivetevi al canale se è la prima volta che ci seguite, grazie mille a tutti quelli che lo fanno, lasciateci un commento. Poi dai, oggi pomeriggio parliamo un po' più di calcio, che dovrebbe essere il focus di questo sport, il rettangolo verde con le porte, le reti, le linee bianche, il pallone che rotola. Speriamo di parlarne di più prossimamente. ci vediamo dopo. Ciao.